Mettetevi comodi perché oggi vi parlo di un modello di Ferrari che è sempre rimasto un prototipo e non è mai andato in produzione. Stiamo parlando del V8 4.0 dei due prototipi 408 4RM, che sono a trazione integrale che Ferrari sperimenta nel 1987 e 1988. E questo concetto di macchina deriva dalla 328 e a 300 cavalli. Ma dobbiamo fare un piccolo passo indietro per raccontare come mai Ferrari ha voluto sperimentare un V8 su una macchina a 4 ruote motrici e soprattutto come mai è stato abbandonato questo progetto anche prima di mandarlo in produzione. Prima di continuare con il video, se vi piacciono questi contenuti a tema automotive dove vi racconto qualche aneddoto sconosciuto, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi e attivare le notifiche così non vi perdete nessun contenuto qui sul canale. A voi non costa nulla ma per me fa una grandissima differenza, quindi vi ringrazio di cuore di tutto il supporto anche nei commenti. Consigliatemi qui sotto altre storie a tema automotive che volete che vi racconti. Io sono Rastro e mi trovate su Instagram come Rastro Drives e ora iniziamo subito con il video, ma prima sigla. La storia dei V8 Ferrari della famiglia Dino ha un'escalation che parte dal 1973. Infatti parte dal 3.0 della Dino 308 GT4 fino ad arrivare al 3.6 della Ferrari 360 Modena, con 5 valvole per cilindro, per poi essere sostituito da un'altra unità sviluppata insieme a Maserati. In mezzo ci sono alcuni dei motori più potenti mai costruiti da Ferrari, come i 2.8 e 2.9 biturbo delle 288 GTO e F40 da 400 e 478 cavalli. Ma se parliamo di cilindrata, il record arriva a un motore mai andato in produzione. Stiamo parlando del motore F117 da 4 litri, utilizzato solamente su due prototipi, ovvero le due 408 4RM, perché Ferrari ha voluto sperimentare alla fine degli anni 80 la trazione integrale e nuove tecniche costruttive. Partiamo subito dicendo che è stato un progetto fallimentare. Infatti Ferrari vedremo dopo che lo ha accantonato. Ma qual era l'obiettivo alla base della scuderia? Il motivo che ha spinto a utilizzare le 4 ruote motrici era quello di scaricare la potenza a terra su tutte quante le gomme. I due prototipi della 408 4RM sono stati sviluppati, uno a metà del 1987 e l'altro alla fine del 1988. E il motivo che ha spinto Ferrari ad approcciare il mondo delle 4 ruote motrici è perché era un po' la tendenza del tempo. Si vedevano per esempio sulla Porsche 959 e l'obiettivo era quello di scaricare ancora più potenza a terra, in modo da rendere la macchina ancora più veloce in accelerazione. Questi progetti sono stati sviluppati in collaborazione con l'Idea Institute e rappresentano il primo vero e proprio approccio di Ferrari al mondo delle 4 ruote motrici, che poi, spoiler, verrà ripreso più avanti. Le due 408 4RM sfruttano un gancio idraulico che permette di scaricare il 30% della forza motrice sulle ruote anteriori. Passerà tanto tempo prima che Ferrari decida di scartare questo progetto e quindi non portarlo su delle vetture stradali di serie. Questo perché il peso aggiuntivo di circa 200 kg era troppo per una Ferrari e peggiorava troppo le prestazioni e la dinamica di guida. E il tema delle 4 ruote motrici tornerà dopo solamente nel 2011 con la FF, con un sistema a trazione integrale molto differente. E per questi due prototipi di fine anni 80 si opta per un motore più potente rispetto a quello delle berlinette con il motore posteriore che erano in produzione in quegli anni, ma al tempo stesso meno potente rispetto al V8 biturbo della 288 GTO e della F40. E non si vuole neanche chiamare in causa ovviamente il V12 della Testarossa, motore sensazionale dalle performance incredibili e anche un sound bellissimo, ma troppo ingombrante per questo stile di vettura. E quindi partendo proprio dal motore della 328 che montava un V8 aspirato, che è il più potente realizzato da Ferrari con 270 cavalli, viene dunque sviluppato un 4,0 litri, ottenuto modificando il motore della 328. Allargando anche il motore, la cilindrata sale da 3186 a 3999 cc e la potenza sale toccando i 300 cavalli e 6250 giri, e la coppia anche sale notevolmente da 313 a 373 Nm. E questo è il motore F117. Questa è la sigla in codice. A differenza degli altri V8 aspirati, questo motore è stato montato nel cofano posteriore in senso longitudinale e non più trasversale, e questo era fondamentale per collegare l'albero di rinvio della trazione integrale che Ferrari
Ferrari adotterà anche nei modelli successivi di serie a partire dalla 348 del 1989. Prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i contenuti a tema automotive qui sul canale. La casa non ha mai dichiarato le prestazioni di questi due prototipi perché sono state sensibilmente compromesse dal peso e dagli attriti aggiuntivi, ma portano comunque delle innovazioni all'interno. Per esempio il primo prototipo verniciato di rosso accompagna un telaio interamente in acciaio saldato, mentre il secondo ha una struttura portante fatta di acciaio e alluminio incollati insieme con speciali resine. E questa idea di progetto, che è stata portata avanti anche da Mauro Forghieri, importantissimo direttore tecnico in Ferrari tra gli anni 60 e 80, poi Forghieri, litigando un po' con Ferrari, si spostò in Lamborghini e per questo negli anni 90 nacquero le prime Lamborghini con trazione su 4 ruote, come per esempio la prima fu la Diablo VT. Ma torniamo alla FF del 2011. Come abbiamo detto prima, i due prototipi di fine anni 80 furono il primo esperimento di Forghieri e Ferrari di sperimentare la trazione su 4 ruote motrici tramite un meccanismo a ingranaggi impiegato all'interno del cambio, che ripartiva al 71% da coppia sulle ruote posteriori e il 29% sulle ruote anteriori. E per controllare questi sistemi si utilizzava una frizione idraulica a sovrapposizione, anche perché non c'erano ancora i controlli elettronici sulle macchine di fine anni 80. Questo sistema fu sperimentato anche sulla monoposto di Formula 1 di Ferrari, la 312 B3, denominata spazzaneve, e potete capire perché, e per questo Ferrari ha sempre scartato la trazione integrale per delle auto sportive. Ma la situazione è cambiata con un sistema di trazione integrale totalmente diverso con la FF dal 2011. Ma questa è un'altra storia. Fatemi sapere nei commenti se volete sapere altri approfondimenti su macchine del passato, del futuro e altre storie da raccontare a tema automotive. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessun video qui sul canale. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.